Cari amici di Crazy Motor Life, ben trovati a questo nuovo appuntamento della Post World Superbike con il nostro ospite d'eccezione, Roberto Rolfo. Ciao Robby! Ciao Giacomo, ciao a tutti, bentornati. Bene, allora andiamo a parlare di questa Superbike ad Aragon che ha presentato un nuovo pilota sul gradino più alto del podio. Sto parlando ovviamente di Andrea Iannone. Beh, intanto lo scenario di Aragon devo dire che è sempre magnifico dal mio punto di vista, perché è veramente una pista che mi è sempre piaciuta tanto, e anche oggi nel vedere le gare da fuori, visto che ero già stato presente al Gran Premio MotoGP, emoziona tanto, tanti saliscendi, una pista davvero impegnativa, assolutamente non piatta, che regala in effetti sempre delle bellissime gare, proprio perché mette in risalto secondo me le diverse caratteristiche di guida dei vari piloti e anche la strategia di gara. Infatti, parlando proprio di Iannone, complimenti davvero, perché è stato davvero bravo nel interpretare secondo me i sorpassi nel momento giusto, nel punto giusto, e me li sono anche riguardati, perché Aragon, benché sembri una pista comunque con diverse possibilità a livello di attacco, non è sicuramente una di quelle più facili, proprio perché le condizioni dell'asfalto dalla traiettoria all'essere fuori traiettoria cambiano molto. Lui è stato bravo in questo, non ha sbagliato nulla finalmente, perché era anche ora per questa cosa, e devo dire che è stato eccezionale. Ma Aragon ci regala sia dei punti interrogativi che dei top rider ritrovati, perché devo parlare di un puro sangue, senza se, senza ma, parliamo di Toprak. Dopo quasi un mese senza allenamenti, dopo un brutto infortunio, risale in moto e dimostra di essere il pilota da battere. Quello che più mi sorprende di Toprak è proprio questo, il fatto con quale facilità, ecco, torna in sella, non solo dopo l'infortunio, ma anche in diverse occasioni, quando magari non conosce una nuova situazione, una nuova condizione. Sappiamo benissimo quanto incida oggi comunque rimanere fuori gara per un paio di round, addirittura basta già uno per perdere un po' il ritmo. Invece lui non l'ha perso, anche dopo veramente il brutto incidente di Magny-Cours della Francia. Secondo me rimane il pilota da battere nell'insieme, proprio per la naturalezza con cui affronta le situazioni, con cui guida la moto. Non è da tutti, perché c'è chi ci arriva costruendosi, c'è chi ci arriva trovando magari un feeling particolare con un certo tipo di moto. Lui c'è sempre, l'ha dimostrato quest'anno con BMW, ha dimostrato quanto è riuscito a farla crescere, e oggi, o meglio nelle gare di Aragon, sempre presente. Gli è mancata, se vogliamo, la vittoria, ma cosa si vuole di più dopo quello che ha passato a Magny-Cours? La botta è stata davvero brutta, quindi complimenti a lui assolutamente. Quando parliamo di numeri 1, dobbiamo parlare di un numero 1 ritrovato. Alvaro, risolto tutto? Allora, intanto è un piacere rivederlo guidare come lo abbiamo sempre visto da campione del mondo e competitivo. Oggi più che mai mi viene da dire che l'infortunio invernale alla fine diciamo che lo stop più che tutto, ecco, anche nella preparazione, negli allenamenti, preparazione invernale generata dall'infortunio, probabilmente lo hanno condizionato proprio a livello di feeling, perché ho detto diverse volte anche in altre occasioni, quando abbiamo parlato nel dopogara, che andare forte in moto è molto questione di feeling, non soltanto di condizione fisica, di come un pilota si sente. E secondo me a lui è mancato proprio un po' questo, il fatto di ritrovare quelle condizioni che gli hanno sempre permesso di guidare in maniera spensierata. Ultimamente si poneva forse troppa pressione, anche troppi problemi. Sì, secondo me, allora posso dire che può aver risolto tutto, è vero, manca pochissimo alla fine del campionato, però vederlo guidare su una pista come Aragon, dove non è che in passato siano mancati degli errori, anzi abbiamo visto come anche nel scivolato lo scorso anno, il tornantino in discesa, nella parte a sinistra si è riuscito comunque a tenere la moto, a tenersi con la voglia di ripartire, di riattaccare, e ecco, lo spirito mi è sembrato assolutamente lo stesso, quindi per me è tornato lui. Può aver risolto tutto, sì, perché le sensazioni sono tornate, e me lo aspetto competitivo in piste che a lui piacciono, perché comunque Estoril è una pista dove si frena forte, dove bisogna anche accelerare tanto. Lui ha comunque una parte di vantaggio in accelerazione, sia per come guida che per la sua condizione fisica, il suo peso, ed è comunque un bello staccatore, quindi vediamo Estoril che cosa succederà. Una cosa che si è vista molto bene in alcune inquadrature che hanno fatto durante la diretta della World Superbike è proprio la velocità con cui fa il pick up Alvaro. Sì, ma infatti questo è stato un po' argomento in passato di discussione, proprio il fatto, ma lui è più leggero, va più forte, va bene tutto, perché in effetti incide questa cosa, poi tralasciando un attimo i regolamenti che poi hanno un valore relativo, perché puoi anche aggiungere del peso alla moto, puoi cambiare
come in passato anche le condizioni del motore limitare, però se una moto di caratteristica sua permette certe prestazioni, permette di essere guidata in un certo modo, se c'è un pilota che la sa sfruttare a quel livello può fare davvero tantissima differenza. E il pick up di Alvaro è incredibile, proprio perché abbinato comunque alla sua altezza, che appunto essendo anche limitata rispetto ad altri può fare la differenza, perché per lui è più facile in certi momenti magari rimanere anche poi in linea con la moto e sfruttare anche molto la parte aerodinamica. Bulega però vede allontanarsi il bottino pieno, perché il gradino più alto della classifica si allontana sempre più. Allora, Bulega è stato un po' sfortunato questa volta, devo dire, e nell'insieme il motore si è fermato, ok, un ritiro che non ci voleva, però ha dimostrato di esserci, perché comunque il podio è stato alla sua portata nelle altre gare, quindi c'è, come pilota continua ad esserci. Ovvio che quando magari non gira così bene fin dalle prove, perché l'aria era un po' quella, comunque che fosse un po' più in affanno, in difficoltà, ecco che ti toglie un po' di lucidità, ecco, comunque ti toglie un po' di lucidità, e quando ti aspetti già di comunque battagliare per il titolo, quindi aggiungere altri punti importanti, aggiungere altro nella scaletta del campionato per arrivare a fare il meglio possibile, ma è una motivazione che proprio ti si genera di volta in volta. Dopo le ultime gare, lasciamo stare Cremona, non solo quella, ma dopo le ultime gare penso che lui sia stato davvero galvanizzato dal tutto. Ovvio che tendi a tornare un po' indietro mentalmente. Secondo me comunque ha dimostrato di essere un campione anche in questo, anche se ovviamente parlando di Superbike vittoria a parte, ovvio non ha ancora vinto un titolo, ma un campione proprio per quello che ha già fatto in precedenza, che ha dimostrato lo scorso anno nella categoria inferiore, come è partito nella Superbike, come si è un po' costruito, perché puoi fare l'exploit a inizio stagione, puoi tornare indietro, puoi ripetere un qualcosa. Lui ha cominciato poi ad essere davvero costante, quindi questa è non solo mentalità ma spirito da campione, e anche qui devo dire che lo ha dimostrato, perché ci si poteva abbattere molto di più dopo le problematiche tecniche, invece è risorto. Quindi per me Bulega c'è ancora, ci sarà per le prossime gare di campionato, ecco, quindi assolutamente non è cambiato nulla da quel punto di vista, se non che vedendo anche un po' il suo umore si sarebbe aspettato qualcosa di diverso sicuramente. Robby, una cosa che ci siamo un po' disabituati a vedere sono i problemi tecnici, cosa che invece hanno afflitto un po' la Ducati per questo Gran Premio, facendo fuori 2 motori. Quindi, Allora, il problema problema affidabilità per Ducati? ma no, secondo me no, è stata più ovvio che è una moto da corsa, è una moto delicata nell'insieme, perché parliamo sempre di derivate di serie, categoria Superbike, va benissimo, ma non dimentichiamoci che soprattutto le moto ufficiali da davanti sono, o comunque anche le Ducati private, ma comunque anche la Ducati di Lowe's che ha avuto un problema, la perdita d'olio e tutto, però sono comunque Ducati quasi allo stesso livello di quelle ufficiali. Ecco, sono talmente tirate, ecco, talmente al limite, che un problema ci può essere, forse su una Ducati a volte più di altre. Per quale motivo? Proprio perché è una moto che prestazionalmente si avvicina addirittura tantissimo alla MotoGP, cavalleria messa anche sotto stress in una pista veloce come questa, quindi le accelerazioni sono tante, sono in salita, ci sono 2 punti, 2 rettilinei, se non 3 addirittura, perché consideriamo anche quello del traguardo, anche se non molto lungo, ma si esce comunque in salita dall'ultima curva a buona velocità, il motore viene sfruttato davvero tanto. No, non lo metterei come problema affidabilità. È capitato quando mai abbiamo visto durante il campionato problemi grossi su questo tipo di moto? Raramente, quindi ci sta, ecco, secondo me ci sta assolutamente, non lo darei ancora come un problema reale di affidabilità. World Superbike che ci regala sempre delle gare più entusiasmanti. Prossimo weekend di gara, cosa ci potremmo aspettare? Un altro pilota su gradino più alto del podio? Un pilota nuovo? O secondo te si ritornerà ai 2 rivali con il giovane arrembante? Ma allora, io ti dico subito che parlando del Portogallo, parlando di Estoril, è una pista che a me piace molto. Sinceramente ci ho corso diverse volte in 250 in MotoGP, non l'ho affrontata per anni ritornando poi nella Moto2, perché in Superbike allora non era presente, e ho sempre ottenuto dei buoni risultati, anche dei podi. Non ho mai vinto con la 250 o con la Moto2, però mi è sempre piaciuta proprio perché si stacca davvero forte, una pista un po' all'antica con la sede anche stradale non troppo larga, quindi benché non sia difficilissima da interpretare, bisogna fare attenzione, i sorpassi non sono così scontati, anche se ci sono tante frenate. Quindi personalmente è una pista che mi piace e che devo dire che potrebbe offrire uno spettacolo enorme. Io ho vinto un titolo Estoril del mondiale Endurance nel 2020, proprio con la 12 ore a fine settembre, adesso questo periodo qua. Ecco, anche in quell'occasione devo dire che, sfruttando un po' le esperienze che avevo fatto in precedenza nelle altre categorie, dove avevo fatto un po' la differenza appunto anche nel mondiale Endurance, era proprio con il 1000, con l'R1
ritorno nelle accelerazioni. È un'altra pista dove si frena forte, si gira abbastanza stretto in quasi tutti i punti e poi bisogna accelerare, bisogna mettere veramente a terra tutti i cavalli che le Superbike hanno per poter fare la differenza. Quindi i piloti saranno costretti, ecco, anche in gara a pensare di non usurare troppo la gomma posteriore, perché sappiamo benissimo quanto durante la gara, soprattutto quando viene sollecitata tanto a livello di trazione, cambi la condizione. Estoril è necessaria la trazione, altrimenti si va a perdere mezzo secondo come niente. A livello spettacolare la pista regalerà tantissimo, mi aspetto di nuovo un Toprak davanti perché è un gran frenatore e può essere la sua pista, assolutamente. Mi vedo in generale un bel ritorno, chiamiamolo così, dopo il fantastico weekend di Magny-Cours delle BMW, perché può essere una pista davvero adatta alle BMW, veloce, accelerazione, stabilità di avantreno in tanti punti che serve, perché dove puoi non forzare troppo col freno nell'entrare in curva nell'ultimo pezzo dopo la staccata vera e propria. La BMW solitamente, anche per quello che ho provato io con la Stocca Suzuka, è molto stabile sull'avantreno, ti può aiutare ad essere veloci a girare la curva. Sono curve abbastanza strette, quindi bisogna starci poco tempo dentro. E poi ovvio trazione e accelerazione, la moto quest'anno ha dimostrato di averne tanta, anche Magny-Cours è una pista abbastanza simile, sono andati forte, quindi mi aspetto un Toprak con ritorno di BMW e un Bautista, di nuovo lui, quello che ci ha fatto vedere questa volta nelle ultime gare di Aragon. Secondo te Bulega potrà inserirsi tra i due o ormai lo dobbiamo ritenere fuori dai giochi? Questo è difficile da dire perché lo vedo più da podio, essendoci secondo me questa possibilità di molta competitività da parte di BMW e Estoril. Bulega lo metterei un po' sulla situazione di Aragon da podio, però non so, vittoria che regalerebbe tanti punti, quindi non è escluso dai giochi dal mio punto di vista, ma sarà proprio Estoril che deciderà, non solo come punteggio ma anche nel vedere come riuscirà a guidare. Se, ecco, potrebbe poi andare più forte a Jerez piuttosto che a Estoril, secondo me Bulega, ecco, quello sì, non deve perdere, ecco, per essere nei giochi, diciamo così, non deve perdere il treno di Estoril, quello sicuramente, e deve forse andare a guidare un po' sopra le righe per recuperare anche lo zero di questa volta, perché quello sarebbe veramente una cosa molto molto importante. Bene, allora finisce qui questo post World Superbike. Grazie Robby. Grazie a te, scherzi. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di seguirci, perché continueremo a parlare di MotoGP, di World Superbike e qualcosina in più per il prossimo anno. Continuate a seguirci. Ciao, ciao Robby! Ciao a tutti, ciao!